Bentornati in questo video di biografie, vite e opere. Ci eravamo lasciati nel primo video, dedicato a Lucio Dalla, alla fine degli anni 60. Introduciamo quindi gli anni 70. Nel 1970 incide il secondo album, Terra di Gaibola. Il nome deriva da un sobborgo collinare di Bologna. Le vendite del disco risulteranno piuttosto scarse. Contiene, come brani, Occhi di ragazza, portata al successo poi da Morandi. Nel 1971 presenta a Sanremo 4 marzo 43, arrivando terzo. Il titolo originale, Gesù Bambino, fu giudicato irrispettoso. In più, la storia di una ragazza madre che ha un figlio da un soldato alleato portano alla modifica dello stesso, che viene sostituito con la data di nascita di Dalla, pur non essendo una canzone autobiografica. Quel Gesù Bambino, fra donne di facili costumi e vino, per nulla rassomigliante a quello del Vangelo, è indigesto all'Italia bigotte cattolica dell'epoca. Esistono delle rivisitazioni in portoghese, francese, curato da Dalida, e giapponese. Quindi esce l'album Storie di casa mia, il primo a riscuotere successo. Il disco contiene molte canzoni che lo proiettano tra i grandi della musica italiana. La musica qui è più semplice, segue il modello folk di Guccini e De André, ed i testi toccano argomenti di natura sociale. Dalla diventa non solo un cantante d'evasione, ma anche una voce attraverso cui riflettere e pensare. Tra i brani che vi segnalo: La splendida, la casa in riva al mare, Il gigante e la bambina, dialogo metaforico di un marinaio al suo capitano. In seguito l'artista spiegherà la canzone come una metafora della ribellione del proletariato verso gli industriali. Nel 1972 è ancora a Sanremo con la commovente Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto, la cui musica è scritta assieme a Ron. Inizialmente il brano viene indirizzato a Gianni Morandi. Dalla però non vuole rinunciare al pezzo e riesce a presentarsi al festival, resistendo alle pressioni della sua casa discografica, che peraltro vorrebbe intitolare il brano Canal Grande. Una curiosità è che la piazza che dà il titolo al brano non è Piazza Maggiore, ma Piazza Cavour. Divenuta nel tempo un classico della musica italiana, a Sanremo non raggiunge la posizione sperata, classificandosi ottava. Nel 1973 inizierà una nuova collaborazione con il poeta bolognese Roberto Roversi, definita dalla critica, cito, fondamentale per lo sviluppo in Italia delle canzoni d'autore. L'incontro con il poeta accentuerà ancora di più l'impegno politico e di riflessione del musicista. Difatti Roversi è intellettuale marxista e fondatore, assieme a Pasolini e Fortini, della rivista letteraria Officina. Uscì quindi nel 73 Il giorno aveva 5 teste, opera sperimentale e di difficile interpretazione, dai continui cambi musicali con suoni spiazzanti ed eccentrici. Nel 1975 esce l'album Anidride solforosa, di cui la stessa è una canzone ecologista in netto contrasto con la civiltà computerizzata. Poi partecipa al Festival del Proletariato Giovanile, promosso dalla rivista Renudo, tenutosi a Milano al Parco Lambro, con alcuni tra i maggiori esponenti della musica italiana. Sono anni in cui arte e musica si mescolano reciprocamente nell'impegno civile e politico. Per esempio, farà spettacoli teatrali all'interno di varie fabbriche, portando le sue canzoni ad un preciso e determinato pubblico, fatto di lavoratori e operai. Qui usa linee melodiche eccentriche, rumori e suoni, storie spiazzanti
e interpretazioni vocali di impronta jazzistica, tutte giocate su improvvisazioni e cambi di registro che fanno di lui un genio avanti anni luce. Nel 1976, ultimo atto della coppia Dalla-Roversi, è lo spettacolo teatrale Il futuro dell'automobile e altre storie e l'album Automobili, la cui punta di diamante è Nuvolari, spinto dalla casa discografica a pubblicare alcune canzoni dello spettacolo contro però il volere di Roversi. La questione porta quindi alla fine della collaborazione fra i due. Nel 1977 Dalla diventa paroliere di se stesso, si ritira alle Isole Tremiti e da qui, punto importantissimo, diviene referente unico per la sua musica. Pubblica perle come ad esempio l'album Com'è profondo il mare, che con la omonima canzone prende di mira il concetto di potere. Qui il mare è metafora della libertà di pensiero. Poi la geniale e bizzarra Disperato erotico Stomp, che inizialmente non fu colta, ma poi fortunatamente ampiamente rivalutata, forse a causa del fatto che il pubblico arrivava dal periodo Roversi e non aveva compreso la trasformazione di Dalla come autore dei suoi brani. Nel 78 incide con De Gregori la canzone Ma come fanno i marinai. Un anno dopo, nel 79, pubblica l'album Lucio Dalla, contenente canzoni simbolo del cantautore, divenute ben presto molto popolari. Ricordiamo ad esempio Anna e Marco, la splendida L'ultima luna, la delicata e soft rock Stella di mare e poi, cantata con De Gregori, Cosa sarà, su musica di Ron. A chiudere il disco del 79, una delle sue canzoni manifesto, L'anno che verrà. Qui il tramonto delle utopie sembra chiudere perfettamente il decennio degli anni di piombo. Al culmine della popolarità, Dalla parte assieme a De Gregori per il tour evento di Banana Republic, dal quale saranno tratti 2 live e un film. Si chiudono dunque qui gli anni 70.